Salve, questa è la stampante Epson XP2100 Wi-Fi. Questo è il manuale delle istruzioni e il CD di installazione per chi ha praticamente il lettore CD, se per installare il software. Altrimenti bisogna andare su questo sito qui, vi faccio vedere, eccolo qui, nella barra di ricerca scrivete XP 2100, vedete? Cliccate invio, fate cerca, ecco qui, cliccando su avvio operazioni, vedete, vi dice praticamente tutte le procedure da fare. Vedete, preparazione da stampante, cioè collegarla alla corrente, inserire le cartucce, inserire i fogli, potete fare ovviamente salta, e qui andate a effettuare il download. Vedete, sta scaricando, che è di ecco, l'applicazione è questa qui di 9.22 mega, e la potete andare praticamente a installare sul computer per i driver. Per quanto riguarda poi il collegamento al wifi, vedi, in questo caso lampeggiano entrambi perché c'è un errore di connessione, cioè non è connessa né con il wifi direct né con il wifi con il pin VPS che trova sul modem. Tenendo premuto il pulsante wifi si resetta per 5 secondi, si ripristinano le impostazioni del wifi e dovrebbe tornare a lampeggiare. Ora, per collegare con il pin VPS dovete andare a schiacciare il pulsante VPS sul router e poi tenere premuti contemporaneamente wifi e questo pulsante qui, il triangolo. Automaticamente si accenderà dopo qualche minuto la prima spia e vuol dire che è collegata al router tramite il VPS, se avete il VPS. Altrimenti con il wifi direct, tenendo premuti i pulsanti wifi e questo pulsante qui, vi stampa praticamente una specie di riepilogo della connessione di rete. Questo qui, cercate sul telefono, sulla stampante, sul tablet questa rete Direct 9C Epson 23 DDB0 e inserite la password numerica installata sotto il dito e la stampante automaticamente si collegherà al dispositivo che avete in cui avete C Plus e si rimarrà fissa la seconda spia, questa in basso. Ecco qui, vedete adesso, e trovate nelle reti wifi la Direct Epson. Ad inserire la password si collega alla stampante. Una volta collegata alla stampante, andate qui, ovviamente questa è impostata sulla stampante sulla 345, andate qui e troverete ovviamente la 2100 dopo aver accettato tutte le condizioni e vi dice, vedete, lo stato delle cartucce. Qui potete fare aggiornamento firmware, pulizie testine, controllo gel e tutto il resto appresso. Il controllo gel lo potete fare anche direttamente dalla stampante. Vi stampa il foglio con i 4 colori e a seconda di come viene il disegno, se le linee quindi sono ben allineate, allora non c'è bisogno di fare la pulizia, altrimenti potete fare direttamente la pulizia del gel tenendo premuto il pulsante triangolo che c'è sulla stampante. Faccio quindi una panoramica delle impostazioni. Vedete, qui ci sono i pulsanti. Vedete, questo pulsante qui serve per interrompere l'operazione per sostituire la cartuccia d'inchiostro esaurita. Qui ci sono per avviare le copie in bianco e in nero. Sono questi pulsanti qui. Poi c'è questo pulsante qui che serve a stampare praticamente per più di 5 secondi il foglio di stato di rete. C'è il wifi, tenendo premuto per 5 secondi, abbiamo visto, permette le impostazioni tramite il pulsante VPS, e poi c'è il pulsante di accensione.
Se vado più nello specifico, vedete, mi dice, vedete, praticamente la combinazione di pulsanti, con i due pulsanti dello scanner si fa la scansione sul computer, premuto simultaneamente per eseguire il software su un computer connesso tramite USB ed eseguire la scansione PDF. Ovviamente il cavo USB in questo caso non c'è, perché la stampante lo potete comprare a parte. Poi prendendo premuto il triangolo e uno dei due pulsanti per la scansione c'è la copia in modalità bozza, premuto simultaneamente. Poi c'è il wifi più il triangolo, c'è l'impostazione del codice PIN VPS, il wifi più il pulsante di rete, c'è il wifi direct, il pulsante di rete più il pulsante di accezione, c'è se è un ripristino alle impostazioni rete predefinite. Vedete, quando vado ad accendere la stampante, avendo premuto quel pulsante delle impostazioni di rete, vengono ripristinate tutte le impostazioni della stampante accende e spiedistate lampeggiano alternativamente. E poi c'è il triangolo più pulsante di accensione stampa un motivo di verifica ugelli. Basta accendere la stampante e il pulsante triangolo. Qui vedete c'è tutte le spie quando è acceso e quando è lampeggiante. Quando è acceso vedete la prima con questa specie di antenna, vuol dire che è connessa a una rete wireless. La seconda invece è collegata in modalità Wi-Fi Direct API semplice. Quando lampeggiano entrambe c'è una connessione, un errore nella connessione Wi-Fi, vedete come in questo caso, non essendo collegata premo Wi-Fi, vedete, e va a fare un reset. Poi quando è fissa la goccia vuol dire che la cartuccia di inchiostro è esaurita, non è valida, non è installata correttamente. Quando lampeggia vuol dire che una cartuccia di inchiostro è quasi esaurita. Quando invece è fissa la carta vuol dire che non c'è la carta ovviamente. Quando invece lampeggia si è verificato un inceppamento carta. Quando sono fisse entrambe vuol dire che la stampante è stata spenta correttamente. Quando lampeggiano entrambe simultaneamente un campione di inchiostro è prossimo al termine. Quando invece lampeggiano alternativamente vuol dire che un tampone di inchiostro è prossimo per la stampa senza margini è prossimo al termine della durata utile. Quando invece sono fisse sia quelle del wifi che l'inchiostro che la carta, la stampante è stata avviata in modalità di recupero e che non è stato fatto l'aggiornamento firmware. Quando invece lampeggiano tutte, anche quella di accensione, si è verificato un errore della stampante. Per quanto riguarda vedete, il controllo ugelli è questo qui, vedete, vi compare questa parte per il black, per la cartuccia nera e quest'altra per le altre tre cartucce colorate yellow, magenta e ciano, cioè giallo, rosso e azzurro. Vedete, se voi queste linee sono perfettamente allineate senza interruzione, allora non è necessario fare un controllo stampa, una verifica di UG, altrimenti è necessario. Qui ho una scansione fatta, vedete un foglio delle istruzioni, è stata quindi veloce e precisa. Diciamo che non ho avuto alcun problema, mi sono trovato bene anche con la XP342. Se faccio vado a un confronto, vedete le due stampanti sono pressoché identiche come dimensioni, vedete l'altezza, forse questa qui è un po' più larga, però vedete come siamo lì. La 342 ha il display, da qui potete comandare qualsiasi cosa, impostazione wifi, aggiornamento firmware, vedete c'è il pulsante ok con le frecce e poi ci sono questi due pulsanti, questo è per avviare, questo è per interrompere come c'è anche qui. Non ci sono le spie come ci sono qui della cartuccia, non avendo il display comunque ci sono più spie, non c'è neanche la spia del wifi, ve ne accorgete qui che è collegata al wifi perché c'è l'iconcina qui sopra. Poi questa qui ha anche praticamente una mail personale della stampante, cioè inviando un documento a questa, alla mail della stampante, il cui praticamente inizio lo scegliete voi e poi comunque del tipo chiocciolaprint.epsonconnect.com, la stampante automaticamente stampa anche se il computer è spento. Poi all'interno vedete questa qui ha questa linguetta per alzare e abbassare,
no, per abbassare, perché vedete rimane bloccata, un po' come il cofano motore dell'auto, e poi per abbassare, vedete, basta rimetterlo in questo buco e si abbassa. Questo invece è in automatico, vedete, si alza e rimane ferma. Quanto riguarda le cartucce, anche qui ci sono 4 cartucce con codice 603, c'è anche la versione XL, che sono quelle più grandi. Qui invece c'è sempre le 4 cartucce, vedete il codice 299, quindi le cartucce non sono le stesse. Queste cartucce qui vanno bene, vedete, per la Epson XP 342, la XP 245. Qui per esempio vedete ho un pacco di 12 cartucce, è 29,91 per il black, 29,92 per il giallo, 29,93 per il magenta e 29,94 per il giallo. Vedete, qui ci sono tutte le stampanti compatibili. Vabbè, in questo caso non c'è scritto, comunque per tutte praticamente le XP 245, 342, 345, tutte quelle comunque hanno il codice 2991. Abbasso, vi faccio vedere anche il piano dello scanner. Questa è la XP 342 e questa è la XP 2100. Il prezzo di questa qui della 2100 è di 55, intorno ai 55-60 euro. Questa qui ovviamente costa un po' di più, però mi sembra che sia uscita di produzione, trovate il modello più recente e costa ovviamente in più intorno a un'ottantina di euro. Mi sembra di aver detto tutto, alla prossima.